Se stai cercando delle idee per decorazioni di Pasqua ad uncinetto, allora questo è il video che fa per te. In questo video ho fatto una selezione di alcuni dei video, dei tutorial che vi ho fatto in questi anni di decorazioni per Pasqua o primaverili, alcuni che vi sono piaciuti tantissimo, altri che forse vi siete persi ma che secondo me vi piaceranno molto. Per quanto riguarda gli amigurumi ho fatto questa selezione, per esempio per quanto riguarda i coniglietti ho scelto questo nel cesto ed è tutto un amigurumi così, che potete fare per voi o ovviamente per regalare, ma di coniglietti ne ho fatti altri in questi anni, uno in particolare che vi è piaciuto tantissimo. Di tutto quello che vi mostro nel video, ma anche di tutti gli altri tutorial a tema Pasqua e primavera che ho fatto in questi anni, vi lascio il link qui sotto. Anni fa poi avevo fatto questo coniglietto ovetto e io l'avevo fatto come segnaposto e anche questo vi è piaciuto tanto. L'anno scorso vi ho fatto i pulcini che vi sono piaciuti tantissimo e questi possiamo usarli come segnaposto, metterli in un cestino con degli ovetti amigurumi, regalarli dentro un sacchettino con ovetti di cioccolata. Possiamo farne tanti usi diversi ovviamente. E poi mi avevate chiesto la gallina amigurumi. Allora, una gallina amigurumi c'è già ed è questa. E visto che li ho ancora tutti e due, sia quella in lana che quella in cotone, vi ricordo che a seconda dei materiali che utilizziamo, con lo stesso schema possiamo ottenere finish e grandezze molto diverse. Restando nel tema coniglietto nel cestino, che come vedete è un tema che mi piace molto, ho voluto riproporvi anche questa idea, perché questo, che è un tutorial che ha parecchi anni, è proprio un porta ovetti. C'è il cestino, che potrebbe essere un lavoro a sé stante e mettere dentro gli ovetti, e la testa del coniglietto, che poi se volete fare per esempio un regalino lo regalate così, pieno di ovetti, ed è secondo me molto molto simpatico. Si vede che le finiture del muso del coniglietto hanno avuto un'evoluzione negli anni e meno male, però se volete potete fare questo coniglietto e guardare come rifinire il musetto guardando questo tutorial. Oppure, se non vi va di fare il coniglietto, potrebbe essere un'altra idea fare il cestino e riempirlo di ovetti e di fiori con lo stelo, e gli ovetti aiutano i fiori a stare in piedi. Fiori con lo stelo non ne ho ancora fatto, fatemi sapere se è una cosa che vi piacerebbe. Se verrà molto votata, magari ne facciamo prossimamente. E restando in tema Pasqua, galline, ovetti e porta ovetti, qualche anno fa vi ho fatto il tutorial di questa gallina presina che però funge anche da porta ovetti. Poi nel tutorial vi mostro come cucire provvisoriamente qui sotto in modo decorativo e trasformare questa presina in un porta ovetti. Questa è nata proprio come presina porta ovetti, questa è invece proprio una presina, ma volendo con la stessa tecnica con cui chiudete questa potete chiudere questa e farlo come regalo con dentro gli ovetti. E anche queste vi devo dire a me piacciono molto, fatemi sapere quale delle due vi piace di più. Parlando di Pasqua non si può fare a meno di parlare di ovetti amigurumi come questo, e di questi ve ne ho fatte una serie. Il primo tutorial è questo in cui vi mostro anche dettagliatamente come fare l'ovetto e poi ne ho fatte una serie in cui vi mostro come ricavare diversi tipi di fiori. Oppure potreste valutare un ovetto come questo che è da appendere all'interno. C'è un ovetto di plastica, a me questo piace molto, molto decorativo, lo potete appendere all'albero di Pasqua, a una finestra, insomma dove vi piace di più, e potrebbe essere anche un bel regalo. Nel tutorial in cui vi mostro come fare questo
trovate anche il link di dove acquistare eventualmente gli ovetti di plastica. Oltre alle idee prettamente pasquali ho voluto inserire anche idee primaverili e a proposito di questo vi anticipo che sto lavorando a una composizione floreale che sono anni che vorrei fare, adesso penso che sia arrivato il momento di farla, quindi fatemi sapere se questa idea di decorazioni floreali, per esempio da muro, è una cosa che potrebbe piacervi. Nel frattempo vi ripropongo questo, che è un progetto che a me è piaciuto molto, l'ho chiamato tavola fiorita o qualcosa del genere, e sono dei sottobicchieri e portatovagliolo con 2 fiori diversi che potete fare in tutti e 2 i modelli con 2 colori, oppure usare un solo modello e fare tanti colori diversi, oppure tutti e 2 i modelli di tanti colori diversi. E immaginate che tavola meravigliosa sarebbe, per esempio, per il giorno di Pasqua. E queste sono le 8 idee che ho selezionato, che sono quelle forse che negli anni mi sono piaciute di più, ma sono curiosa di sapere qual è la vostra preferita, se è qui o se sono altri tutorial che ho fatto negli anni. Vi ricordo che i link di tutti i tutorial che vi ho mostrato e in generale di tutti i tutorial che ho fatto per Pasqua li trovate qui sotto il video nella playlist dedicata. Fatemi sapere quali di questi avete già fatto o avete già visto, se ci sono delle novità che vi eravate persi. Io spero che questo video vi sia utile, se così fosse fatemelo sapere regalandomi il vostro like. Nel frattempo io lavoro a quel nuovo progetto fiorito che spero tanto che vi piaccia. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo video, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!